Più sei vicino alla morte, più ti senti vivo. Tu sei James, vero? Sì. Chi è quello? Niki Lauda, il nuovo ingaggio della Ferrari. Ma non è nessuno. Guarda come guida, come un vecchio. Per quale motivo dovrei guidare più veloce? Perché te lo chiedo io. È un duello assolutamente incredibile tra due grandi piloti. La prossima volta ti batto. Non hai speranze, pensi solo alle feste, per questo piaci a tutti. Sì, lo so, sono terribile. No, non sei terribile, sei quello che sei a questo punto della tua vita. Non basta essere veloci per essere un campione, devi crederci. È tutta la vita che aspetto questo momento. Posso batterlo, fidati. È costante, affidabile. Metterà la vita in gioco quando servirà davvero? Benvenuti al duello più appassionante dell'ultimo decennio. Il campione del mondo Niki Lauda, intrappolato in un inferno di 1000 gradi centigradi. Parlami, James. Non metterti con uomini che per trovare la normalità vogliono uccidersi. Cosa ha detto sua moglie quando ha visto la sua faccia? Ha detto, non serve una faccia per guidare, serve il piede destro. Mi sento responsabile per quello che è successo. Perché tu vincevi mentre io lottavo con la morte. E sei responsabile anche d'avermi fatto risalire in macchina. Via. 42 giorni dopo l'incidente che gli è quasi costato la vita, Niki Lauda torna oggi a correre. Più forte della paura della morte è la voglia di vincere. I always love characters who are being tested in unusual or surprising ways, so I search for that in stories, and of course in extreme situations, mathematicians, astronauts, firemen, Formula One drivers, you have individuals who are not like the everyman. They're willing to go to extremes to try to prove something, to test themselves, and yet we, the audience, get to discover that they are very much like the rest of us in certain ways, in other ways. So that combination I find very entertaining, and I enjoy that as a director. You know, I think the way we relate to death is one of the defining qualities of any human being, and one of the mysteries, because different people cope with that possibility in various ways, and it's always fascinating to me. I thought both of these characters had a very interesting perspective on death, as probably any Formula One driver, particularly in the 70s, must have had. But I thought that Lauda's in particular was so fascinating. I was going to ask Daniel to talk about this because it's something that I think is so essential to the movie, because there's an element of surprise in his perspective. Sì, certo che ho paura. Come tutti voi. Ogni volta che salgo in macchina accetto il 20% di probabilità di morire. E mi sta bene. Ma neanche un punto di più. E oggi con la pioggia il rischio è maggiore. Secondo me questo dipende da quanto sei bravo sul bagnato. Ho il record della pista qui. Sono l'unico al mondo ad aver corso il ring sotto i 7 minuti, quindi di fatto è un vantaggio per me correre oggi. Perché sono più veloce di tutti voi. In comparison to these flamboyant rock and roll stars like James Hunt was, Niki was always very calculating, and he told me that he always calculated his 20% chance that he could die, you know. But in a way, he was a pioneer.
is like a modern driver nowadays, but still he always had to risk his life, but he exactly knew when it was, when it felt right, you know, and if it didn't, then he, he rejected to drive. And it's a very beautiful moment at the end where you can see that there was something more important than winning that race, and even the championship was his relationship with Marlene, played by Alexandra Maria Lara, you know, where you understand, okay, I won't go further now. It's stupid because I'm risking not only my own life but also the relationship. And, yeah, and thanks to drivers like Niki, safety in Formula 1 improved so much, you know, and he was kind of one of the first ones who started on that. So fortunately, after Senna, there wasn't any more accidents. I mean, unlike Niki's approach to driving, as Daniel said, was a mathematician and would study and calculate what he was about to do. James, I think, was obviously a far more visceral, gut instinct, intuitive approach, and that also was consistent right through his life. I think if he felt something and there was a desire or a need to do something, he would do it. You know, from a very physical standpoint. There were, you know, which led into the extremes, you know, you're asking about, I think. And also that what these guys did, they lived with this threat of death, and Niki would calculate that fear. James would try and avoid it. And I think by indulging in other activities, you know, whether that was, you know, drinking or women or whatever. But a lot of those guys, I think, they had to find an outlet to it, you know, for that fear. And, you know, a number of guys in the 70s and prior were dying every season, and I mean, their combat statistics. And what was the yeah, I think what I relate to with, I think, what these guys do is, you know, that fear of death, there's an immediacy that gives you, and it forces you to be in the present. If death is the alternative to not focusing, then you're probably going to focus. And, you know, in a world where you're constantly thinking about tomorrow or next week or the future or the past, not so much right now, activities like that snap us into the moment and force us to be 100% present, I think, you know, appealing on a number of levels. And I don't take it to the extremes that these guys do, but you know, anything that forces me to focus on right now and not somewhere else is refreshing. Yeah. Bene, allora corriamo. Ci sono d'accordo. Sì. Bravo. Sì, corriamo. Ricky, corriamo. Signori, per favore. Che siamo venuti a fare? Pensaci. Allora, chi è favorevole all'annullamento della corsa? Chi è favorevole a correre? Esatto. Siamo di più. Sì. Sì. Signori, il Gran Premio si farà. Credeva di... L'hai sentito? Niki, qualche volta piacere alla gente è un vantaggio. Ma alle canzoni credo si sentisse lui più vicino a James Hunt come attitudine. Insomma, non era propriamente il pilota moderno e disciplinato che poi Niki Lauda avrebbe portato sulle scene per primo, cosa che forse ne aumentava la simpatia. Aveva una guasconaggine anche nell'aspetto che lo rendeva, a me non era, anche nella mia memoria, estremamente affascinante, immediatamente simpatico. E penso che avesse, grazie a questo, anche una generosità che poi ha avuto modo di dimostrare successivamente nella sua vita dopo l'incidente che lo ha colpito, facendo cose anche molto molto belle per tutte le persone che poi si sono trovate ad avere un problema di handicap. È una cosa che io ho scoperto ovviamente lavorando al film. Io non credo di avere innanzitutto, io sono un pochino più regolato, diciamo, però forse c'è una generosità
che capisco, che mi appartiene. È un modo che condivido, è un modo anche di non avere invidie dove riconosco per esempio che c'è una qualità.